E dopo un po' di anni iniziano i problemi di salute, iniziano parecchi problemi di salute. Nel 2012 inizia la sclerosi multipla con una neurite ottica. Avevo ansia piuttosto marcata, paralizzante, la definirei, insonnia, disturbi di memoria, stanchezza. I disturbi di memoria erano veramente gravi, a un certo punto studiare era diventato praticamente impossibile. I sintomi sparirono uno dopo l'altro e iniziai a stare bene. Certo. Seguivo la piramide alimentare, mangiavo molto pane, mangiavo pasta, mangiavo tante verdure, carne sì, non particolarmente tanta. Da quando ho smesso finalmente di assumere fibre, ho migliorato il mio alvo in modo incredibile, una regolarità che non c'è mai stata nei decenni prima. Quindi Rimasi assolutamente stupefatto del livello di energia che avevo, del sonno che si era regolarizzato, la memoria, concentrazione che erano tornati. Io sono riuscito a finire l'università sono riuscito a fare gli esami che di solito avrei fatto in 2 anni, li ho fatti in 6 mesi, ho fatto la tesi in 2 settimane. Quindi un miglioramento netto di disturbi cronici, della salute in generale, della fame, dei craving da cibo, chiarezza mentale, memoria, attenzione, problemi del sonno, forza, resistenza, energia. E ho notato anche dei miglioramenti quando riuscivo a inquadrare l'alimentazione con proporzioni adeguate di grassi rispetto alle proteine. Allora, ciao a tutti. Oggi voglio farvi conoscere una persona che mi ha colpito particolarmente, il collega dottor Leo Anche, giovane medico che dopo una diagnosi di sclerosi multipla ha deciso di non arrendersi, ha studiato, ha cercato, ha approfondito e ha messo un po' in discussione tutto fino a trovare il sistema per migliorare i suoi problemi di salute. Quindi una storia interessante, con risultati concreti, e sono felice di poterla condividere con voi, anche perché tocca temi che porto avanti anch'io: l'intestino, l'infiammazione, il rapporto profondo tra quello che mangiamo e la nostra salute. Quindi Leo, benvenuto, ti ringrazio davvero di essere qui. Raccontaci di te, come è iniziato questo percorso. Grazie dell'invito. Allora, la storia è piuttosto lunga, cerco di sintetizzare un po'. Dunque, io nasco in realtà come designer, dopo 2 anni di design cambio università e mi iscrivo a medicina a Verona. E dopo un po' di anni iniziano in salute, iniziano parecchi problemi di salute. Nel 2012 inizia la sclerosi multipla con una neurite ottica, però non venne diagnosticata correttamente al tempo. E negli anni successivi accumulai un sacco di altri problemi, a un aumento di peso, diventai obeso, comparvero i primi problemi intestinali, iniziò con reflusso e colon irritabile. E poi iniziai a sviluppare diverticoliti piuttosto frequentemente. Avevo ansia piuttosto marcata, la definirei, insonnia, disturbi di memoria, stanchezza. I disturbi di memoria erano veramente gravi, a un certo punto studiare era diventato praticamente impossibile. E inoltre ero costantemente malato, mi ammalavo ogni 2x3, ogni stagione invernale almeno 3 volte avevo la febbre, facevo cistiti, polmoniti, di tutto. E per una serie di ragioni che adesso non sto qui a spiegare, sono capitato nelle mani di un neurologo che non mi seguiva, non mi stava prescrivendo nulla, nessuna terapia. E così iniziai a cercarmi un po' intorno per vedere cosa fare per la sclerosi multipla, che mi era stata diagnosticata nel 2015, e trovai a un certo punto il protocollo Coimbra, che sostanzialmente tratta le malattie autoimmuni, tutte le malattie autoimmuni, con alte dosi di vitamina D fatte su misura per il paziente. Prese appuntamento da una dottoressa che lo prescrive, la dottoressa Michelucci, che lo prescrive a Pisa,
E lo iniziai e dopo 6 mesi sintomi che erano diventati moltissimi, ne avevo veramente, stavo avendo di tutto, i sintomi sparirono uno dopo l'altro e iniziai a stare bene. Io da allora, ecco, il mio EDSS score, che è il punteggio di disabilità, nel 2016, quando iniziai il protocollo Coimbra, era 1,5, che è un punteggio basso, per carità, perché per fortuna non avevo niente di debilitante, però avevo molti sintomi diffusi, disestesie, tremore, incontinenza urinaria, miochemie, sudorazioni notturne, zoppicavo da un piede. Veramente è una malattia fastidiosa perché tutti questi sintomi ti ricordano costantemente che sei malato, non si scappa, cioè non hai 5 minuti in cui ti senti bene. Questo DSS score da allora, dopo 6 mesi, basta, è sceso a 0 e da allora è rimasto 0. Insomma, io sto bene, ho avuto 2 nuove lesioni in un periodo in cui avevo sospeso il protocollo Coimbra perché volevo provare ad abbassare la quantità di vitamina D, non è stata una buona idea. E riuscii a laurearmi perché tornarono anche abbastanza la memoria e la concentrazione, ma i problemi... Ah no, prima però c'erano i problemi intestinali che sono peggiorati, ecco, mi stavo dimenticando un passaggio. I problemi intestinali hanno continuato a peggiorare sempre di più. Nel 2017 mi sono dovuto operare, mi hanno tolto il sigma perché era diventato veramente era pieno di microperforazioni. Stavo avendo diverticoliti acute una volta al mese praticamente nell'ultimo periodo. Ti interrompo un secondo. Il tipo di alimentazione che tu avevi precedentemente, a quei tempi, così indicativamente, cosa prevedeva per capire da cosa partivi, ecco. Prevedeva pizza, insalate, pasta, ma era un'alimentazione considerata normale, Normale, diciamo. Sì. certo. Seguivo la piramide alimentare, mangiavo molto pane, ma mangiavo tante verdure, carne, sì, non particolarmente tanta, però Seguivi praticamente le linee guida più standard, ecco, diciamo. sì, Ok. sì, assolutamente sì. E quindi pensavo di aver risolto quell'operazione, pensavo, vabbè, hanno tolto la fonte del problema, probabilmente c'è qualcosa di cattivo lì nel sigma che mi fa ammalare, invece non è andata così. Dopo l'operazione i problemi continuarono, insomma io continuavo ad avere problemi infiammatori, il colon irritabile continuava ad esserci e sentivo dei focolai di infiammazione come se si stessero riformando diverticoli nella zona, vicino alla zona insomma, che era stata rimossa. E lì iniziai a studiare un po' di alimentazione perché all'università di alimentazione non si parla, quindi iniziai a cercare di capire quale fosse la fonte dei miei problemi. Pensai, ma potrebbe essere il glutine il problema, feci gastroscopia con biopsie per vedere se c'era un problema di celiachia di fondo, assolutamente mi venne detto no, tu non hai nessun problema col glutine. Provai a toglierlo lo stesso e ci fu un notevole miglioramento, insomma senza glutine la prima cosa a passare fu il reflusso, quello passò molto rapidamente, l'intestino si sfiammò e lì capii di essere sulla strada giusta, continuai a studiare quale potesse essere una dieta antinfiammatoria e lì mi imbattei sì, in una specie di guerra tra fazioni opposte, c'è chi parla di cereali integrali e tutto quel gruppo di alimenti lì e chi invece propone una dieta chetogenica a base di derivati animali e verdure, togliendo tutti i cereali. Presi la dieta chetogenica e mi aiutò parecchio. Persi 20 kg, l'intestino migliorò molto, ero molto meno infiammato e poi a un certo punto nel 2019, inizio 2019, vidi un podcast con Sean Baker che parlava di dieta carnivora. Così mi dissi, vabbè, proviamola per una settimana, tanto di sicuro in una settimana non può succedere nulla di grave. E dopo 3 giorni mi svegliai alle 6:30 di mattina, pimpante, pieno di energie e cioè, veramente non riuscivo a crederci perché era la prima volta, penso, in tutta la mia vita. E rimasi assolutamente stupefatto del livello di energia che avevo,
del sonno che si era regolarizzato, la memoria, concentrazione che erano tornati. Io sono riuscito a finire l'università sono riuscito a fare gli esami che di solito avrei fatto in 2 anni, li ho fatti in 6 mesi, ho fatto la tesi in 2 settimane, cose per i miei ritmi assolutamente impensabili prima. L'ansia è completamente sparita, anche quella è una cosa che mi lasciò molto, molto stupito, anche un po' perplesso, devo dire. E l'unico problema, ecco, ho avuto un problema di diarrea che è andato avanti diversi mesi perché sono passato di botto dal mangiare un sacco di verdura a togliere del tutto le fibre, cosa che sconsiglio, ecco, nei miei pazienti do sempre indicazione di andare in modo graduale. Quando si fanno questi cambiamenti al tempo non lo sapevo, però ne valeva la pena, cioè, mi sono tenuto la diarrea e sono andato avanti e da allora non l'ho più mollata. Ecco, non sono un carnivoro al 100%, direi più un 90%, per dire, in queste ultime settimane ho mangiato un po' di zucca, problemi non me ne dà, però prevalentemente sì, faccio carnivora. Quindi poi sono riuscito a laurearmi, insomma, in tempi molto stretti e ho iniziato a lavorare come guardia medica e lì ho lavorato come guardia medica in un posto di montagna, a Folgaria, dove ci sono pochi accessi, quindi uno ha parecchio tempo da passare con i pazienti e mi sono reso conto che moltissime persone avevano gli stessi problemi che avevo avuto io, quindi moltissime persone con disturbi intestinali, reflusso, colon irritabile, chi retocolite ulcerosa, Crohn, diverticoliti, problemi, disturbi del sonno, problemi autoimmuni, aiosa. Quindi lì mi sono detto, sai che cerco di aiutare, cioè cerco di specializzarmi in questo campo qui perché lì si può fare veramente molto. Io sono riuscito a risolvere parecchi problemi che ho avuto in modo molto efficace. Così ho fatto un po' di corsi per specializzarmi nelle varie cose. Ho fatto un corso per specializzarmi in diete chetogeniche, poi un altro corso con la dottoressa Stasha Gominak per abilitarmi in un protocollo che si chiama Right Sleep Protocol, che utilizza le vitamine del gruppo B e la vitamina D per trattare disturbi del sonno. E mi sono iscritto alla scuola da medico di base perché pensavo, insomma, di applicare le mie conoscenze come medico di base sui miei pazienti. Dopo un po' mi sono reso conto che non era la cosa più adatta, la medicina di base, perché ti dà pochissimo tempo da dedicare ai pazienti e il tempo ce ne vuole parecchio per riuscire a capire i problemi che una persona ha e per riuscire a inquadrarla bene ci vuole almeno 1 ora. Io di solito ci metto 1 ora e mezza, anche 2 a visita per inquadrare il paziente e quindi la medicina di base poi l'ho mollata. Nel frattempo mi sono ammalato, ho avuto, a causa di una bistecca infetta, ho avuto una neuropatia post-infettiva, ho avuto un'intossicazione alimentare inizialmente, poi dopo una settimana mi si è presentata questa neuropatia post-infettiva più un'encefalite e lì sono stato malissimo, sono stato dimesso, i fisioterapisti avevano gettato la spugna, sostanzialmente mi hanno dimesso una settimana prima del previsto perché non riuscivo a recuperare nulla, cioè, o quasi, e sono arrivato a casa che non riuscivo a vestirmi, non riuscivo a aprire una bottiglia, per dire, non riuscivo a alzare le braccia sopra i 60 gradi, dovevo camminare col bastone, la situazione era piuttosto pesante. Ma lì mi sono ricordato delle vitamine del gruppo B. Vitamine del gruppo B che secondo me sono importantissime per la riparazione dei tessuti e ho iniziato a prenderne una quantità industriale, diciamo, ne prendevo attorno ai 300 mg per vitamina del gruppo B. E ho avuto un recupero incredibile, cioè lì quando ho iniziato a integrare alte dosi di vitamina del gruppo B, di solito insomma il recupero è iniziale, poi si stabilizza, invece io ho avuto un recuperino iniziale, si è stabilizzato e poi ho avuto un secondo recuperone e ho recuperato quasi tutto, adesso ho ancora un po' di problemi alla mano destra, ma ho recuperato veramente moltissimo. Comunque lì ho mollato, dopo aver avuto questo problema, ho mollato la scuola di medicina di base e mi sono fatto una seconda laurea in scienze della nutrizione umana per completare un po' il quadro di formazione e ho iniziato l'attività ambulatoriale, adesso da più di 1 anno ormai che lavoro
privatamente, ho un ambulatorio, faccio visite online con ottimi risultati, devo dire, mi danno veramente molte soddisfazioni i pazienti e basta. Poi nel tempo libero lavoro su YouTube, faccio ogni tanto qualche video di Benissimo. divulgazione perché mi diverte parecchio. Quindi sostanzialmente la dieta a base di prodotti animali e un'integrazione ad hoc delle vitamine adeguate sono un po' la base della terapia sulle malattie metaboliche in genere. Allora, in realtà dipende dal problema che ha il paziente. Io non propongo per forza una dieta carnivora a tappeto, ci sono persone che mangiano carboidrati, non hanno nessunissimo problema e non sono neanche disposte a seguire una dieta carnivora e in quel caso non gliela propongo, però molto spesso sì, ecco, se ci sono dei problemi di natura infiammatoria, almeno 3 mesi di dieta carnivora li propongo. Se ci sono problemi di natura metabolica, di solito propongo una carnivora oppure anche una chetogenica. Ecco, se una persona viene con problemi di sovrappeso e non vuole fare una dieta carnivora, per conto mio va benissimo anche una dieta chetogenica. Se vuole continuare a mangiare le verdure, non prometto. Ho perfino un paziente che probabilmente dovrà fare una dieta vegana perché è un problema di gestione di un aminoacido. Però sì, allora tendenzialmente per problemi infiammatori intestinali, per problemi psicologici, anche psichiatrici, problemi di ansia, depressione, io propongo una dieta carnivora. Poi l'integrazione, quella dipende un po' dai sintomi che ha la persona. Assolutamente sì. Mi dicevi che avevi delle slide forse da mostrarmi sì, a riguardo? sì, delle slide sulla carnivora, perché ecco, carico le slide, allora vediamo. Perché io mi chiedo sempre il perché delle cose, non mi do per vinto finché non riesco a capire come mai una cosa funziona e eccola qua. Allora aspetta che così va bene. La vedo? Bene. La vedi? Okay. Sì. Vabbè, questi sono semplicemente i dati di quello studio di Harvard che ha raccolto, che immagino conoscerai, che ha raccolto i dati riportati da 2000 soggetti che hanno seguito la carnivora e queste sono le cose che vedo anche nei miei pazienti. Quindi un miglioramento netto di disturbi cronici, della salute in generale, della fame, dei craving da cibo, chiarezza mentale, memoria, attenzione, problemi del sonno, forza, resistenza, energia. E questi sono i problemi cronici che vengono risolti, quindi sovrappeso, sottopeso. Ecco, la dislipidemia in alcuni peggiora, ma lì secondo me dipende molto dalla definizione di dislipidemia che è piuttosto discutibile. Migliora l'ipertensione, cardiopatia, insulinoresistenza, problemi gastrointestinali, endocrinologici, autoimmuni, muscoloscheletrici, neurologici, cognitivi, psichiatrici, respiratori, urologici, dermatologici, oftalmologici, ematologici, oncologici e altro. Circa enorme. Il campo più a sinistra, sì, è enorme, che fa e quelli a riflettere sinistra l'hanno risolto, cioè il 50% ha risolto questi problemi qua, di media, e un altro 50% li ha migliorati. È veramente incredibile, se ci fosse una medicina che fa altrettanto sarebbe più venduta al mondo. E questo è il riassunto di una mail di una paziente che mi spedì ancora mesi fa, e era una mail molto lunga e dettagliata dove mi parlava appunto di sintomi gastrointestinali, muscoloscheletrici, psicologici, soffriva di ansia, depressione, problemi neurologici, cognitivi, disturbi del sonno. Questa paziente, prima di venire a visita, perché le avevo dato l'appuntamento a distanza di un paio di mesi, ha iniziato a fare la carnivora per conto suo, è arrivata a visita che aveva risolto praticamente tutto. E questo lo trovo molto, molto, molto emblematico, insomma. La domanda secondo me da farsi è: com'è possibile che la carnivora ci sono? E la spiegazione che mi sono dato è che c'è una differenza sostanziale tra derivati animali e vegetali. I carnivori che mangiano derivati animali non sono selettivi, è indifferente quale animale mangiano, e questo perché la composizione della carne è molto simile. Se uno si mangia un cervo in Europa o una gazzella in Africa, come per quanto riguarda la composizione
cambia poco. E hanno un apparato digerente come il nostro che è enzimatico, quindi sciolgono sostanzialmente quello che mangiano e poi questo viene assorbito per andare a formare i tessuti del corpo. Quindi ha assolutamente senso che per formare tessuti fatti di carne, grasso, connettivo, uno debba mangiare carne, grasso, connettivo. Invece gli erbivori sono molto selettivi perché i vegetali producono tossine per difendersi dall'essere mangiati e necessitano una coevoluzione, di una coevoluzione per essere metabolizzate. Sostanzialmente la pianta produce una tossina, l'erbivoro sviluppa dei meccanismi per digerire quella tossina, per riuscire a metabolizzarla, la pianta a sua volta ne produce di più oppure produce nuove tossine e l'erbivoro nuovamente si adatta, c'è una selezione per riuscire a metabolizzare le piante. Quindi le piante hanno una composizione completamente diversa tra loro. Una banana ha una composizione completamente diversa da quella di una carota, da quella di una foglia di insalata, da quella di una fragola, a differenza dei derivati animali che hanno una composizione molto simile. Io penso che l'essere umano sia onnivoro perché abbiamo comunque una, anche se limitata, capacità di fermentare il cibo, però non siamo selettivi per i derivati animali esattamente come tutti gli altri carnivori, ma lo siamo per i vegetali e esattamente come gli erbivori necessitiamo però di una coevoluzione con le piante per poterle digerire. E per questo motivo qui noi siamo adatti a digerire, o meglio, ogni popolazione umana è adatta a digerire i prodotti vegetali presenti nella nicchia ambientale in cui si è evoluta, in cui c'è stata selezione naturale. Quindi per periodi lunghissimi, quasi Esatto. ere, ecco, certo. Sì. Per dire, io ho una paziente che riesce a mangiare solo e esclusivamente carne di capra e guarda caso è sarda. Tutti gli altri tipi di carne le danno fastidio e non penso sia un caso che le popolazioni delle blue zone, dove ci sono i centenari e persone molto in salute, blue zone sono delle aree molto isolate, sono isole, sono tutte isole a parte quella zona in California dove comunque c'è una comunità religiosa molto chiusa, quindi sono tutte popolazioni che hanno mangiato gli stessi vegetali per millenni. E inoltre le intolleranze più diffuse sono verso il glutine e le lectine, il glutine è stato introdotto 10.000 anni fa, quando ormai la selezione naturale era finita da 20-25.000 anni, per dare passo a una selezione di tipo sociale. Le lectine invece vengono dalle piante che troviamo negli Stati Uniti, in America, scusa, il solanace, quindi pomodori, melanzane, peperoni, patate, sono molto ricche di lectine e sono tra gli antinutrienti che troviamo nei vegetali che sono più problematici. Quindi, riassumendo, insomma, la carnivora richiede un sistema digerente enzimatico, che è quello che abbiamo noi, quindi è molto facile da digerire, i derivati animali sono molto facili da digerire, non contengono antinutrienti e contengono anzi tutti i nutrienti essenziali di cui abbiamo bisogno, quindi non abbiamo nessuna carenza mangiando i derivati animali, non sono infiammatori, non c'è infiammazione, non fermentano, non c'è nessun gonfiore, che è uno dei problemi più frequenti che vedo tra i miei pazienti, saziano molto, quindi regolano l'appetito e le persone che sono in sovrappeso perdono peso e chi è sottopeso prende peso. Si tengono prevalentemente in chetosi, quindi non ci sono picchi glicemici e si risolvono tutti quei disturbi metabolici legati al consumo di zuccheri. E poi la domanda, secondo me, da porsi è se migliorano o no il microbiota. E qua ci sono un altro paio di slide che sono un po' pesanti, perché il punto secondo me è proprio qui. Perché la disbiosi intestinale è causata principalmente dall'alimentazione, ma anche da carenza di vitamina D, questo è un fattore molto importante. In presenza di vitamina D abbiamo un microbiota intestinale completamente diverso rispetto a chi è carente. Farmaci, infezioni, stress, tossine e la disbiosi si presenta con gonfiore, carenze nutrizionali, diarrea, costipazione, infiammazione cronica, carenza di vitamina del gruppo B e carenza di neurotrasmettitori. Ecco, questi ultimi 3 fattori secondo me spiegano come mai la carnivora ha degli effetti così importanti
sui disturbi psichiatrici. E tutti questi problemi elencati migliorano mangiando carne. Quindi secondo me migliora proprio la questione della disbiosi intestinale. Carenza di vitamine del gruppo B penso sia un punto cruciale. Le vitamine del gruppo B sono fondamentali per tutte le funzioni, sono gli strumenti che servono alla cellula per fare quello che fa. Servono per il metabolismo energetico, per replicare il DNA, per la salute del sistema nervoso e del sistema immunitario, per riparare i tessuti, per crescere e per sintetizzare neurotrasmettitori. E pensiamo, c'è questa credenza che la fonte siano gli alimenti. Sì, sono una fonte di vitamine del gruppo B, in particolare di B12, dai derivati animali, ma non sono la principale fonte. Un'altra fonte importantissima è proprio il microbiota intestinale, perché in un microbiota sano noi abbiamo tutte le varie popolazioni di batteri che producono alcune vitamine del gruppo B e se le scambiano, perché per sopravvivere proprio hanno bisogno di quelle prodotte dagli altri, si crea una specie di zuppa di vitamine del gruppo B e quello che avanza noi lo assorbiamo, che è parecchio, e lo utilizziamo appunto per tutte queste funzioni qui. Le cause di carenza sono un basso introito, quindi alimenti poveri di vitamine del gruppo B, quindi derivati prevalentemente vegetali, un basso assorbimento, quindi problemi di infiammazione, disbiosi o di antinutrienti contenuti nei vegetali, un aumentato consumo, la principale causa è il consumo di carboidrati, che bruciano letteralmente le vitamine gruppo B per essere metabolizzati, e una bassa produzione. Qui la causa è la disbiosi intestinale, che secondo me si risolve proprio con la carnivora. E i sintomi sono, nei casi gravi anemia per carenza di B12 e B9, ma stanchezza cronica, diffusissima, disturbi neurologici, unghie e capelli deboli, pallore, palpitazioni e chi più ne ha più ne metta. Comunque questi problemi qui si risolvono mangiando carne. Certo. E poi l'ultima slide sui neurotrasmettitori. Un microbiota sano è il principale produttore di neurotrasmettitori. L'85% della serotonina viene prodotta dai batteri intestinali, ma anche il GABA, la dopamina, glutammato e importantissima l'acetilcolina, che non viene prodotta direttamente dai batteri, ma viene prodotta a partire dalla B5 e necessita di B1, B2 e B3 per essere sintetizzata. E una carenza di neurotrasmettitori, di questi neurotrasmettitori, causa stress, depressione, ansia, stanchezza, mal di testa, disturbi di memoria e concentrazione, disturbi del sonno, particolari insonnia, gamba senza riposo, bruxismo, sonnambulismo, stanchezza diurna e dolori diffusi. Questi nascono dall'assenza delle fasi profonde del sonno, dove il corpo dovrebbe paralizzarsi e solo quando abbiamo la paralisi proprio del corpo durante il sonno profondo riusciamo a riparare i nostri tessuti. Se manca quella fase lì del sonno, i tessuti non vengono riparati e nascono dolori diffusi articolari, muscoloscheletrici. Importantissima l'acetilcolina anche per i disturbi del sonno in particolare, ma anche per il nostro sistema nervoso autonomo e parasimpatico, che è quello che ci serve a riposare, a stare calmi, tranquilli, a digerire. Quando manca acetilcolina, che serve appunto al parasimpatico, abbiamo una iperattivazione dell'ortosimpatico con tachicardia, una diminuzione della variabilità della frequenza cardiaca, che è uno degli indici di mortalità più importanti, ipertensione, digestione rallentata, bocca secca, mani, piedi freddi, pallore, iperglicemia, nervosismo e altro. Tutti questi sintomi rispondono alla dieta carnivora, rispondono anche a un'integrazione di vitamine del gruppo B e vitamina D, bisogna dire, che fungono da prebiotico, insomma, per i batteri intestinali e aiutano a ristabilizzare un attimino la produzione sia di vitamine gruppo B che di neurotrasmettitori. Comunque io penso che la giustificazione del come la dieta carnivora riesca a risolvere tutti questi problemi, uno spettro così ampio di problemi, sia proprio da cercare nella microbiota intestinale. Certo. La dieta carnivora quindi centrale. E quello che vorrei aggiungere, che mi viene spontaneo, il rapporto proteine grassi, che deve essere ottimale per una dieta a base di prodotti animali ideale, perché ho notato
ho sperimentato anche su me stesso la differenza enorme che ci può essere tra una dieta dove prevalgono le proteine e un'altra dove invece prevalgono i grassi. Io ho risolto moltissimi dei miei problemi che avevo, problemi di salute, che erano vari, non serissimi, ma vari, da problemi articolari a problemi di psoriasi, pressione arteriosa. E ho notato anche dei miglioramenti quando riuscivo a inquadrare l'alimentazione con proporzioni adeguate di grassi rispetto alle proteine. Considerando anche tutto quello che hai detto tu, mi sembra che l'importanza appunto anche di queste vitamine, di queste molecole, che sono partenza alla fine dei grassi, molte di loro quantomeno, e quindi possono essere anche una carenza di questo tipo di nutrienti che influiscono o siano la causa di queste alterazioni. Che ne dici? Beh, la vitamina D viene sintetizzata a partire dal precursore del colesterolo, quindi Oh. assolutamente quello è proprio un mattoncino fondamentale che se manca, ecco, io questa lotta che viene fatta al colesterolo spero che prima o poi finisca, perché veramente non ne capisco il senso. È fondamentale per tutti i nostri ormoni steroidei, per riparare i tessuti, pensare di doverlo abbassare. No, guarda, ti do assolutamente ragione, i grassi sono fondamentali, però la proporzione proteine-grassi, ho notato nei miei pazienti, cambia molto da persona, non c'è una proporzione fissa che io consiglio di solito. Di solito do l'indicazione ai miei pazienti di cercare di aumentare la quantità di grassi per vedere se stanno meglio. Di solito stanno meglio, cioè quello che molti mi dicono è proprio: quando io mangio più grassi mi sento felice, cioè mi sento più energico e sto proprio decisamente meglio. E spesso il consiglio mio è orientarsi in base alla consistenza delle feci. Ecco, se le feci diventano untuose o sono chiare, lì probabilmente bisogna tirare un attimino indietro sulla quantità di grassi. Ho pazienti che hanno bisogno di parecchi grassi, altri che hanno bisogno di meno grassi, probabilmente dipende anche da quanti ne servono al corpo per ripararsi. Spesso e volentieri servono proprio per... Ho notato che chi ha più danni, chi ha subito più danni, chi ha più bisogno di guarire, tra virgolette, ha bisogno anche di più grassi. E per quanto riguarda gli organi invece? Perché anche quelli sono una parte importante, secondo me. Io la carne d'organo onestamente di solito non la consiglio. Allora, è vero che sono ricchissimi di nutrienti, di vitamine. Il fegato è multivitaminico naturale ottimo, pazzesco, però non si riesce bene a quantificare quante vitamine ci sono dentro, e ci possono essere problemi di eccesso di rame, ad esempio, eccesso di vitamina A. Almeno questo per quanto riguarda il fegato. Personalmente, se i pazienti vogliono mangiarli, sì, assolutamente hanno da parte mia luce verde, non gli dico assolutamente di non farlo. Il mio consiglio di solito è di non esagerare. Ecco, il fegato una volta a settimana va bene, tutti i giorni può diventare problematico. Per quanto riguarda le altre carni d'organo, oddio, non ci sono molti pazienti che me le propongono. Ecco, di solito mi chiedono se possono mangiare il fegato. Cuore, milza, polmoni non sono Sono molto più comuni. disponibili. Certo. Sì. Per quanto riguarda la vitamina D in particolare, avevi accennato a un protocollo Coimbra. Cos'ha di particolare? Come mai ci sei approdato? Allora, beh, ci sono approdato. Il mio è stato un percorso ad eliminazione. Io ho messo in discussione tutto quello che trovavo, perché come terapie per la sclerosi multipla veramente si trova di tutto e di più. C'è chi consiglia i cristalli sul letto. Sono stato molto critico, ho cercato di applicare il più possibile il metodo scientifico, ho cercato il più possibile di mettere in discussione le cose. Quando mi sono imbattuto nel protocollo Coimbra, una cosa che mi ha stupito all'inizio è stato scoprire che la vitamina D è un ormone steroideo, non è una vitamina. E c'è una differenza abissale tra una vitamina e un ormone steroideo. Gli ormoni steroidei sono la classe
più alta, direi, degli ormoni del nostro corpo. La vitamina D ha recettori in tutti i tessuti dell'organismo e modula l'espressione di circa 1300 geni quando è a un buon livello. Il razionale dietro il protocollo Coimbra era che la causa delle malattie autoimmuni è una resistenza alla vitamina D. Resistenza che c'è per tutti gli ormoni. Noi possiamo avere una resistenza a qualsiasi tipo di ormone, basta che ci sia qualcosa che non va nella sua attivazione o qualcosa che non va a livello recettoriale, basta una mutazione del recettore che non funziona più correttamente e abbiamo una resistenza che può essere agli ormoni tiroidei, agli ormoni sessuali, può coinvolgere tutti gli ormoni. La vitamina D è più suscettibile degli altri ormoni perché ha un metabolismo più complesso. Intanto viene sintetizzata nella pelle, poi deve essere idrossilata nel fegato, dove si forma intermedia, poi deve essere idrossilata una seconda volta nelle cellule bersaglio e ci sono 9 mutazioni che possono coinvolgere questa catena proprio del metabolismo della vitamina D che possono portare a una resistenza. E inoltre è il bersaglio di parecchi agenti infettivi, tipo il citomegalovirus, l'Epstein-Barr virus, la Borrelia, che io ho avuto 2 volte, e penso che probabilmente sia stata la causa del mio problema di sclerosi multipla. Perché? Perché questi virus, questi batteri vogliono cronicizzare, vogliono cercare di sopravvivere nel nostro corpo e quindi vanno ad abbassare le nostre difese immunitarie proprio targettando il recettore di solito della vitamina D, che se misurata l'espressione del recettore dopo queste infezioni è molto diminuita. E il protocollo Coimbra è molto semplice, in realtà al principio sostanzialmente si danno delle dosi parafisiologiche di vitamina D, dosi molto alte, di vitamina D che riescono a vincere questa resistenza che si è formata nei tessuti. Le dosi vanno calcolate sulla persona, cioè sono dosi ben precise e cambiano molto da una persona, c'è chi ha bisogno di 30.000 unità al giorno, chi invece ne prende 300.000. E se ecco, fammelo sottolineare 10 volte, è un protocollo che se viene fatto male è molto pericoloso perché può causare ipercalcemia, che è l'unica complicazione del protocollo Coimbra, però Non è una cosa fai da te, assolutamente. no, assolutamente no, non è fai da te, bisogna monitorare il paziente, va fatto sotto supervisione medica con esami periodici ogni 2 o 3 mesi, all'inizio almeno, poi a scadenza più dilazionata e funziona molto bene con tutte le malattie autoimmuni. Qualsiasi tipo di malattia autoimmune si può trattare con la dose corretta di vitamina D calcolata sul paziente. E consiglieresti una integrazione di vitamina D generalizzata o soltanto a chi soffre di patologia? Parlo non a dosi elevate. Dipende. Allora, per quanto riguarda gli integratori, non sono uno che pensa che si debba integrare a prescindere. Ecco, a me non verrebbe mai in mente di andare da un Masai e dirgli guarda che dovresti prendere un po' di zinco o un po' di vitamina D. È No. lui il maestro di come bisogna Esatto. stare, certo. Piuttosto prendo appunti. Però diciamo, guarda, nei miei pazienti vedo che la carenza è diffusissima, se non integrano ce l'hanno tutti e per me carenza è un livello sotto a 60 nanogrammi. Di solito, allora lì dipende dal laboratorio, a Bolzano accettano valori fino a 12 nanogrammi, no, 12 è bassissimo, e di solito vengono accettati come buoni valori anche superiori a 40. Si è visto però da tanti studi che sopra i 60 si riduce al minimo il rischio di un sacco di malattie e non c'è nessun motivo per non arrivarci. Insomma, tra 60 e 80 è proprio l'ideale, dove c'è un rischio bassissimo di tutte le malattie correlate a carenza di vitamina D, che sono moltissime. E quindi ai miei pazienti di solito la integro, qualcuno viene che ha già dei valori buoni o perfino alti perché già integra per conto suo. Il valore più alto che ho visto senza integrazione
è 45-46. Un paziente solo che aveva preso sole tutta l'estate quotidianamente e a fine estate aveva un valore buono di vitamina D. Anche per la vitamina B, solo integrazione in caso di patologie? Allora, dipende lì, in realtà, guarda, per quanto riguarda gli integratori, allora, a tappeto io do magnesio perché è una carenza diffusissima e lì in realtà non si sbaglia, cioè semplicemente se è di troppo può causare un po' di diarrea. L'H2 perché non ha nessun effetto collaterale, è una carenza anche quella diffusissima perché verrebbe prodotta dai ruminanti che mangiano erba, ma se uno mangia, anche se uno fa una carnivora, però mangia animali di allevamento, non riesce ad avere abbastanza K2. Per il resto mi oriento in base ai sintomi. Per le vitamine del gruppo B mi oriento moltissimo in base ai sintomi. Se una persona ha stanchezza, disturbi del sonno, disturbi di memoria, concentrazione, tutti quelli che abbiamo visto prima legati proprio alla disbiosi e alle vitamine del gruppo B, allora gliela faccio integrare. Poi c'è da dire che con la carnivora il bisogno di vitamine gruppo B cala moltissimo. Io ne integravo molte prima di iniziare la carnivora. Appena ho iniziato la carnivora non ho più dovuto integrare vitamine del gruppo B, le ho dovute reintegrare dopo aver avuto quel problema con la neuropatia. Stessa cosa vale per il magnesio, anche il mio fabbisogno, il bisogno di integrare magnesio, una volta iniziata la carnivora è crollato. Cioè, lì dipende molto veramente sia dalla clinica che dalla dieta che uno fa e ci si può orientare anche un po' in base agli esami del sangue, se sono, in realtà mi rendo conto sempre di più che sono veramente poco utili, però sì, il valore dei folati, di omocisteina danno un po' un quadro di come può essere la situazione delle vitamine del gruppo B e se è il caso di integrarle o meno. Anche la B12 è indicativa, se è bassa, se è alta non è detto che non ci sia una carenza perché può essere aumentata per danno epatico, perché appunto abbiamo le scorte di B12 a livello delle cellule epatiche, se c'è del danno epatico, se una persona è metabolicamente poco sana e magari è steatosi, ha dei buoni livelli di B12, in realtà è carente comunque, e semplicemente il fegato si è danneggiato e ha rilasciato la vitamina B12 in circolo. E quindi la cosa principale è la clinica. Ecco, per le vitamine del gruppo I B tuoi pazienti riescono a seguire la dieta o dicono che è troppo restrittiva? dipende allora, se notano, io ho notato che più più il paziente ha problemi, più risultati vede e più facile è seguire la dieta. Di solito sì, anzi, quello che mi dicono spesso è che è molto facile da seguire, che non devono più stare dietro a fare la spesa e a pensare a cosa preparare. Hanno dei risultati in alcuni casi veramente incredibili e quando io gli propongo di reintrodurre le verdure mi dicono ma neanche morto, io vado avanti così. Sapere. In alcuni casi invece sì, in alcuni casi non riescono a seguirla, ho un paio di pazienti con fibromialgia che non sono riusciti a seguire la carnivora ma perché non hanno notato un gran miglioramento e non so se magari avrebbero dovuto provare a farla più a lungo, insomma, ma sono veramente una piccola minoranza quelli che non riescono a seguirla. Di solito vedono i risultati, stanno molto meglio e vanno avanti. E riguardo alle fibre, sono effettivamente essenziali? Cosa ne pensi? Oddio, sulle fibre ho fatto anche un video apposito. No, non sono assolutamente essenziali, non hanno nulla di essenziale le fibre, no. Quando ho fatto il tirocinio per scienze della nutrizione, c'erano i 3 macro alimenti, erano proteine, carboidrati e fibre. Ecco, le fibre avevano sostituito i grassi, macro, sì. Cioè io da quando ho smesso finalmente di assumere fibre ho migliorato il mio albo in modo incredibile, una regolarità che non c'è mai stata nei decenni prima. Quindi
su quel fatto posso dirlo proprio per esperienza personale. Migliora il gonfiore, che è uno dei problemi appunto che si lamentano moltissimi pazienti che hanno problemi di gonfiore, togliendo le fibre il gonfiore sparisce. E, vabbè, flatulenza dovuta al gonfiore, infiammazione. Ci sono sì, preoccupazioni con l'alvo che però poi spariscono, anzi vedono che togliendo le fibre forse c'è piuttosto il problema inverso, che magari c'è per un periodo c'è un alvo molle. Ma no, guarda, le fibre non servono. Non servono. Ci sono alcune persone che hanno un miglioramento, hanno un effetto antinfiammatorio consumandole, almeno questo secondo alcuni studi. Altre persone che hanno un effetto infiammatorio consumandole, sempre secondo gli stessi studi. Io sui miei pazienti vedo che togliendole stanno benone, cioè, assolutamente. Tu allora attualmente cosa mangi? Come ti sei impostato la tua alimentazione quotidiana? Io vado molto a braccio, secondo quello che c'è nel frigo. Ricerchi la varietà anche tu? Perché è comune, cosiddetto normale, ricercare la varietà ogni giorno. Sei anche tu di questa opinione o hai ristretto un po' la tua alimentazione solo su pochi cibi? Io è quello che ho fatto io personalmente, ho semplificato. Tu personalmente? Allora, io devo soddisfare anche moglie, che se le presento tutte le sere le stesse cose, no, me le tira dietro. Quindi cerco di variare, mangio carne di tutti i tipi, tolto il pollo, ecco il pollo non lo digerisco. Se mangio pollo ho problemi di diarrea piuttosto importanti. Questo con pollo d'allevamento, invece un pollo che razzola chiaramente ha tutt'altra composizione. Però mangio sia carne di maiale che di manzo, cavallo, quello che c'è, poi mi faccio, sì. Vedo quella che è più bella al supermercato di solito, ecco, se c'è un bel taglio di manzo, mangio il manzo, se ci sono delle belle costine di maiale, mangio quelle, mi faccio un po', sì, no, mi sbizzarrisco, poi mangio tante uova, e pesce poco, perché vabbè, abito in Trentino, non è che ci sia una Complicato. sì, Certo. a parte le trote, però pesce poco, magari una volta no, neanche, una volta al mese più che una volta a settimana. E poi ogni tanto qualche sgarro, come dicevo prima, Ah sì, la questo zucca hai detto. periodo, sì, un Sì. po' di zucca. Quella non mi ha dato grossi problemi. Ecco, il glutine assolutamente no. L'ultima volta che ho mangiato, sono stato a matrimonio, ho mangiato 4 pizzette e sono stato male per giorni. È stato assolutamente deleterio, quindi per carità. Io ho notato, ecco, piuttosto qualcosa di dolce per me è meno problematico rispetto a qualcosa contenente fibre o glutine. Ecco, un pezzo di cioccolata, per dire, lo tollero molto meglio Magari sarà questione di rispetto. quantità, ovviamente. Sì, beh sì, sicuramente c'è anche quello, però probabilmente anche una questione di fibre e fermentazione, non saprei. Dammi la tua opinione sul miele. Io ne faccio un uso molto sporadico e in piccolissime quantità, tipo un cucchiaino da caffè mescolato al tuorlo d'uovo, ecco, per intenderci. Mm. Cosa ne pensi del miele in queste dosi? Allora, ci sarebbe, lì bisognerebbe capire, allora lì il problema secondo me è da un punto di vista metabolico, perché se lo vediamo, se parliamo di metabolismo, le cellule possono andare o a zucchero o a grassi, però non possono utilizzare tutte e due contemporaneamente. C'è il cosiddetto ciclo di Randall, praticamente la cellula no, esclude uno dei due substrati energetici. Se noi abbiamo le cellule che vanno a grassi, siamo in chetosi, ci arriva una botta di zuccheri, quelle cellule con lo zucchero non sanno cosa farsene e si ha un picco glicemico molto più alto di quello che non si avrebbe normalmente, insomma, mangiando, consumando zuccheri con costanza. Quindi in realtà il danno che si ha consumando zuccheri sporadicamente in chetosi è maggiore per quanto riguarda l'effetto di glicazione causato dal glucosio e dal fruttosio. Però, insomma, di qualcosa si deve morire, quindi direi che ogni tanto un po' di miele. Sono un integralista, ecco. Non penso però, ecco, c'è chi fa la carnivora che dice sì, il miele viene fatto dalle api, quindi rientra dentro agli alimenti consentiti dalla carnivora. Secondo me no, è un alimento comunque,
è da considerare uno sgarro, non è da considerare un alimento che rientra, sì, proprio per questo fatto qui, insomma, perché causa in realtà dei picchi glicemici che sono molto più alti e più dannosi rispetto al normale. E di Paul Saladino, che ha introdotto invece negli ultimi periodi la frutta nella carnivora, che ha modificato un pochettino Beh, lì non è carnivora, cioè non è più carnivora, è un'altra cosa. lì è un'altra cosa. Ma anche metabolicamente, cioè se uno mangia frutta e miele non è più in chetosi, quindi da un punto di vista metabolico viaggia a zuccheri. Oltretutto la frutta non è un alimento naturale, è un alimento che è stato creato dall'uomo, è artificiale, lo abbiamo creato noi come abbiamo creato la verdura che coltiviamo. Non ha gran senso onestamente. Io da quello che so, avevo seguito un attimino la storia e lui aveva avuto dei problemi di disregolazione degli ioni, aveva avuto, non so se potassio basso, sodio basso, e questo si è risolto reintroducendo la frutta. Certo. Però Molti dicono che anche gli animali attuali non sono più gli animali di un tempo, e non sono quelli con cui ci siamo coevoluti, no? è vero, assolutamente vero, non abbiamo più il mammut come fonte di bistecca, ma come detto, cioè, il discorso si torna secondo me alla slide di prima, che tra i derivati animali c'è una differenza veramente minima nella composizione. Cioè, uno mangi la bistecca di mammut o la bistecca della mucca dell'allevamento, sono diverse. Sicuramente ci saranno ci saranno proporzioni dei vari nutrienti diverse, ma la differenza è minima rispetto alla differenza che c'è tra una banana di quelle moderne, grande così, tutta frutto, e una banana di quelle che c'erano 10.000 anni fa, dove semplicemente c'era il grumo di semi con un pochino di polpa attaccata. Cioè, penso che non sia un paragone sensato, onestamente, questo qui. Sull'argomento del latte e i latticini, io per esempio non ne faccio uso e neanche li consiglio. La tua esperienza? Lì veramente dipende moltissimo dalla persona. Io ho notato lì ci sono differenze abissali. Io un po' di latticini li mangio perché per via del protocollo Coimbra rischio di assumere troppo poco calcio facendo una carnivora senza latticini, quindi ho introdotto un po' di latticini. Lì i problemi sono molteplici, c'è il problema del lattosio, e vabbè, quello è più semplice. Se una persona viene e mi dice gonfiore subito dopo aver mangiato, quella fermentazione alta, diciamo, dal problema legato al lattosio, e in quel caso, se proprio vuole mangiare latticini, consiglio di mangiare latticini senza lattosio. Ci sono problemi infiammatori, soprattutto a livello articolare, reumatologici. Lì è il caso di provare a toglierli, perché possono essere infiammatori, soprattutto quelli che hanno caseina A1, quindi latte di mucca. A quei pazienti consiglio, se proprio vogliono, provare con quello di capra o di pecore. Poi c'è anche la questione del latte pastorizzato e non pastorizzato. Ci sono persone che hanno problemi con quello pastorizzato, che va a denaturare le proteine. Io tendenzialmente, se una persona con una carnivora che mangia ancora dei latticini non risolve del tutto i problemi, gli consiglio di fare un paio di settimane togliendoli del tutto e vedere se risolve. Ho perfino dei pazienti che avevano dei problemi con il burro e che hanno dovuto eliminare il burro, però c'è veramente una variabilità enorme e non li sconsiglio a prescindere, ecco. Se uno li tollera molto bene, alzo le mani, però sì, tendenzialmente sono un alimento che può essere problematico. Da ultimo, il sale, cosa ne pensi? Quanto? Sì, no? Tanto, io ne mangio parecchio e io ho notato che la voglia di sale viene quando uno ne ha bisogno. Di solito consiglio, in chi inizia una dieta chetogenica, consiglio di abbondare all'inizio con il sale, soprattutto i primi giorni, perché c'è la cosiddetta keto flu verso il terzo, quarto giorno. Ci si sente molto stanchi e lì veramente si risolve con un bel pizzicone di sale, perché lì è solo un problema di iposodiamia. E non c'è nessun motivo per non consumare sale. Ecco, questa cosa è stata, mi pare, abbastanza smentita, la paura del sale. Io mi ricordo
ancora all'università ci fu una lezione su quanto facesse male il sale e io volevo cercare di capire per quale motivo facesse male il sale. Mi misi 2 giorni per 2 pomeriggi lì su 2 pagine di libro di fisiologia per cercare di capire e non se ne veniva fuori. Il nostro organismo è in grado perfettamente di eliminarlo, se è in buone Assolutamente. condizioni, ovviamente. Assolutamente sì, cioè è lo ione più presente nel corpo, quindi viene Certo. regolato in modo macroscopico. Senti, un'ultima domanda, poi chiudiamo. Tu fai integrazioni? Che cosa? Sì, allora, io al momento, la vitamina D chiaramente, poi prendo del magnesio, vi vado un po' a periodi, a volte ne ho bisogno, a volte no. Vitamine B ancora le prendo perché ancora ne ho bisogno, noto che proprio dormo meglio prendendole, e un po' di iodio, ma vado molto a periodi in realtà, ecco, non ci sono, seguo un certo regime di integrazione per qualche mese, poi magari cambio un paio di cose, però al momento mi sono assestato su queste 4 cose qui. Ok. Ascolta Leo, grazie davvero per la chiarezza con cui hai condiviso la tua esperienza, tutta questa competenza. Grazie a te, Vito. Hai toccato i problemi fondamentali, intestino, infiammazione, vitamina D, alimentazione, tutto quello che in fondo rappresenta, no, il cuore della salute. Prima di lasciarci, dove possono trovarti le persone che vogliono sapere di più o magari entrare in contatto con te? Allora, su YouTube, canale Dottor Hanke, H-A-N-K-E, lì vabbè, ci sono video soprattutto su alimentazione, vitamina D, e poi sul mio sito dottorhanke.com. I social non sono molto attivo, quindi a volte trovo messaggi su Instagram vecchi di 6 mesi, ecco, no. Se volete cercatemi su YouTube oppure direttamente sul mio sito c'è il mio contatto, la mia mail. Perfetto. Allora ti ringrazio ancora tanto per essere stato con noi, Leo, e spero che questa conversazione aiuti anche tanti a guardare un po' alla propria salute con degli occhi nuovi. Saluti a tutti. Ciao Vito! Ciao ciao Leo.